Ok, quindi anche in quest'altro caso io devo andare a selezionare il mio numeratore e iniziare a discuterlo a parte, quindi ho x quadro meno 4x più 4 maggiore di 0. Ora, questo qui è un semplice quadrato di binomio, quindi lo posso riscrivere come x meno 2 tutto al quadrato. Ma la domanda non cambia, voglio vedere quando è che questo quadrato è positivo. Un quadrato è positivo nel momento in cui l'argomento non si annulla, quindi io devo solo dire x meno 2 diverso da 0. Quindi quando sfuggo al caso x diverso da 2 sta tutto a posto, quindi il mio numeratore è semplicemente questo. Ok, quindi adesso abbiamo tutto per passare invece al denominatore. Quindi adesso dobbiamo vedere quando è che il nostro denominatore è maggiore di 0. Quindi la x la porto dall'altra parte, di conseguenza cambio i segni e dunque il verso, e quindi mi ritrovo nello schema dell'esercizio precedente, ossia mi devo garantire che la a, l'argomento della radice, sia positivo, che anche b sia positivo, e poi posso passare tranquillamente ai quadrati. Ok, dunque applico questa cosa qui, quindi x quadro meno 1 deve essere positivo, la x deve essere positiva, e poi posso passare ai quadrati dicendo x quadro meno 1 minore di x alla seconda. Ora, cerchiamo di andare ad interpretare questa qui. Allora, la seconda è già risolta, non devo fare niente. Per quanto riguarda la prima, le radici del polinomio saranno meno 1 e più 1. Il fatto che ci sia un maggiore mi dice che le soluzioni devono essere esterne, quindi scriverò x minore di meno 1 oppure x maggiore di 1, e quindi questo va a concludermi questa qui. Ora, se guardiamo bene l'ultima, che cosa notiamo? Che la x quadro si semplifica con la x quadro e quindi rimarrebbe meno 1 minore di 0, e questa è sempre vera, è una banalità. Quindi adesso devo far combaciare la soluzione 1 con la soluzione 2. Per la 2 è importante che si vada dopo 0, quindi se io sono vincolato ad andare dopo 0, sicuramente questa qui non mi serve a niente. Ora, chi vince tra x maggiore di 1 e x maggiore di 0? Chiaramente x maggiore di 1, e quindi questa qui deduco essere la soluzione del mio denominatore. Come prima non mi ripeto, cioè se uno vuole fare il grafico è libero di farlo, io reputo che sia totalmente non necessario. Quindi io devo andare a dire x maggiore di 1 e poi lo devo combinare alla soluzione del numeratore, che è x diverso da 2. Ok, vediamo se questa cosa ha funzionato. Quasi, perché c'è un maggiore uguale. Allora sì, per quanto riguarda questo esercizio l'unica cosa che mi è sfuggita è che mi sono dimenticato qui di mettere l'uguale, e questo uguale ovviamente si trasferisce qua, e quindi sì, questo esercizio esce. Diciamo che a prescindere, ogni volta che ho una radice pari devo mettere l'argomento maggiore o uguale di 0 e non maggiore strettamente, quindi sì, mi sono dimenticato l'uguale lì sotto, però mettendo l'uguale poi l'uguale si trasferisce qui, e di conseguenza confermato che nella soluzione ci sia maggiore o uguale di 1, e quindi questo conclude l'esercizio.